Ciao, sono Franco Morbidelli e corro in MotoGP per il team Yamaha Petronas. Allora, la mia passione per le moto nasce più o meno nel momento in cui nasco io, perché mio padre era un meccanico e un ex pilota e quindi io sono nato e cresciuto in un ambiente motociclistico, perché lui ancora faceva qualche garetta quando io ero piccolo piccolo e quindi mi portava alle gare, e poi per di più tutti i giorni quando ero a casa, che tornavo da scuola, trascorrevo un sacco di tempo in officina da lui e quindi la passione è nata subito, ecco. Poi molto in fretta mi ha messo su una minimoto e ho cominciato la mia carriera con le minimoto e siamo arrivati fino adesso. Ma secondo me il mio sogno da bambino era fare il veterinario o qualcosa del genere. Secondo me era il veterinario, mi piacciono un sacco gli animali, quindi volevo fare più il veterinario. Cerco di essere calmo e rilassato in tutte le occasioni e in tutti gli scenari che la vita mi presenta, ma in pista cerco di sprigionare, diciamo, tutta quell'energia che ho, sempre in maniera ben indirizzata e non a casaccio. Ma è vero che comunque cerco sempre di rimanere calmo e tranquillo in tutte le situazioni, perché secondo me è la maniera migliore di agire in generale. Secondo me il Gran Premio del Brasile sarà una bellissima cosa per i fan brasiliani, che secondo me aspettano da tanto tempo una gara in Brasile di nuovo. Bello per tanti aspetti, perché il Brasile è un paese fantastico e comunque andare a fare le gare lì sarà bellissimo. Rio è una città bellissima per tanti motivi. Adesso non so come sarà la pista, ma siamo tutti molto eccitati per il Gran Premio del Brasile. Io ho sempre corso con il 12. Ho sempre avuto il numero 12 da quando ho iniziato, da quando mi hanno messo su una minimoto, perché sono nato il 12° mese dell'anno. Il problema è che dopo, quando sono passato al campionato del mondo, il 12 era già occupato da un altro pilota e ho dovuto cambiare, ma va bene così, tengo il 21 che mi ha portato abbastanza fortuna. L'Academy, la VR Riders Academy, è stata molto importante per me, perché mi ha dato l'opportunità di esprimermi al 100% come pilota e mi ha dato l'opportunità di imparare a comportarmi da professionista, imparare a fare tutto quello che fa un pilota serio e che fa il campionato del mondo, oltre a darmi tante altre opportunità nella vita in generale, come quella di lavorare con persone molto competenti e lavorare con persone di livello top nel loro lavoro, e questo è molto importante. Ha fatto un sacco di cose belle per me l'Academy e sta ancora facendo un sacco di cose belle per me. Ovvio che adesso sono un po' più grande, quindi la loro è più un'operazione di manageriale nei miei confronti, ma anche comunque di controllo in certe occasioni, perché comunque posso sbagliare, posso comportarmi male in certe occasioni, e quindi loro sono sempre pronti a consigliarmi nella maniera migliore e a darmi il loro indirizzo nella maniera migliore.
Sicuramente il percorso più facile o comunque più naturale e normale è quello di passare attraverso la Moto3, Moto2 e MotoGP. Io non ho avuto i mezzi purtroppo quando ero un po' più piccolino ed è stato il momento di passare in 125 o in Moto3. Sono dovuto passare per vie traverse, diciamo, ma comunque è andato tutto bene perché siamo arrivati lo stesso. Sono arrivato lo stesso comunque dove volevo arrivare, che è MotoGP, e comunque ho vinto un campionato del mondo, quindi mi son tolto già un po' di soddisfazioni, sono contento, è andata bene così. È bello correre insieme a degli altri piloti. Comunque il nostro è uno sport individuale e è stato un po' strano condividere le sensazioni, condividere in tre le sensazioni di una stessa moto, confrontarsi sul setting e su cosa fare sulla moto. È stato interessante e particolare, ma comunque sono un po' più appassionato della gara, diciamo, individuale. Preferisco correre da solo, anche se è stata una bella esperienza. La mia soddisfazione sportiva più grande fino adesso è stato sicuramente il campionato del mondo vinto a Sepang nel 2017. Ogni anno quando finisce la stagione mi dico wow, quest'anno ho imparato veramente tanto, sono cresciuto veramente tanto, sarà difficile fare uno step in avanti della stessa misura il prossimo anno. E invece l'anno dopo mi ritrovo a pensare la stessa cosa che stavo pensando alla fine dell'anno prima. Quindi questa è una cosa veramente bella, secondo me, che succede a fine di ogni anno, che ogni anno riesci a imparare ed apprendere tantissime cose, vuoi perché magari mi trovo ad affrontare un livello più alto ogni anno e quindi devo imparare sempre più cose. Quindi per rispondere alla tua domanda, secondo me l'anno in cui ho imparato di più magari è quest'ultimo anno, perché correre in MotoGP e riuscire a lottare per la top 5 quasi tutte le gare non è banale, e quindi secondo me questo è l'anno in cui ho avuto il livello più alto che io abbia mai avuto, però magari non si sa il prossimo anno cosa potrei fare. A me piace molto giocare a calcio e non so cosa avrei potuto fare nel mondo del calcio. Magari non tanto perché sono molto egoista come giocatore. Diventando uno sportivo professionista vieni sempre più a contatto con il sacrificio, secondo me. E magari quando sei più giovane, quando sei più piccolino, ti sembra una parola detta così per magari mettere più paura a un bambino che sogna di diventare un grande nel suo sport. Ma in realtà quando cresci capisci la vera importanza dei sacrifici e quali sono i sacrifici da fare. Secondo me questo è quello che ho imparato, cioè la cosa più grande che ho imparato e la cosa che è sempre lì, ecco, che rimane con te secondo me tutta la tua carriera. Comunque un pilota o uno sportivo in generale deve fare tanti sacrifici. Non può vivere la vita di una persona normale, ecco. Non si può dedicare il tempo magari che un'altra persona si può dedicare, ma deve
deve essere disposto a sacrificare una buona parte del proprio tempo per gli allenamenti e per altre cose che fanno parte dello sportivo. Sicuramente per vincere ci vogliono tante cose. Ci vuole un buono stato di forma psicofisico, un buono stato di forma tecnico, e fortuna, fondamentalmente questo ci vuole. Bisogna miscelare tutte queste cose nella maniera corretta. Io spero di riuscire a miscelarle nella maniera giusta e riuscire a crescere sempre. Da parte mia cerco di mettere sempre l'impegno maggiore possibile e cerco sempre di aumentarlo ogni anno e in ogni occasione possibile, e poi si vedrà, ecco. Però la certezza matematica di quello che serve per vincere non ce l'ho, perché sennò avrei già vinto. Però cerco di migliorare sempre ogni aspetto e prima o poi ce la farò, ci provo.